Quali sono i vantaggi psicologici dell'allenarsi? Parere di entrambi. Allora, l'allenamento in generale produce endorfine. Le endorfine sono praticamente a livello ormonale, ti rendono felice, ti rendono rilassato. Questo, diciamo, principalmente ti fanno stare bene, ti danno quella sensazione di benessere. Questo avviene principalmente dopo l'allenamento, soprattutto se hai fatto dell'allenamento di tipo aerobico. Però può avvenire anche in generale, anche con dell'allenamento in controresistenza. Quindi qualsiasi tipo di allenamento ti fa stare bene a livello proprio di sensazione di benessere, scatenando appunto queste endorfine. In più, mentalmente, allenarsi seriamente ti mette alla prova anche psicologicamente, ti aiuta a capire che devi sfidare i tuoi limiti o fare qualcosa a cui non sei abituato a fare per far sì che tu possa ottenere qualcosa di diverso. Non otterrai mai nulla facendo sempre le solite cose se fino ad ora non hai mai ottenuto nulla. Se devi ottenere qualcosa, devi cambiare qualcosa, altrimenti rimarrai così come sei. E questo l'allenamento te lo insegna. Una volta dato uno stimolo, una volta abituato a un determinato stimolo, devi creare una progressione o cambiare quel tipo di stimolo perché tu possa ottenere ulteriori adattamenti che ti portano a raggiungere il tuo obiettivo. Allora, io mi sono reso conto di due cose: o a me il corpo non mi produce le endorfine, oppure stavo messo peggio di quello che pensavo, perché a me post allenamento non è che mi venga proprio la felicità, mi viene sonno. Ok, quella sensazione di sonno che tu hai, no, che ti viene, se nella fase in cui a te viene sonno, una persona ti dice vaffanculo, dopo l'allenamento ti viene da rispondergli vaffanculo, dici va a cagare, proprio non ti viene da fare lite. Recupero le energie e poi ti vengo a prendere. Esatto. Quella sensazione che tu hai di rilassamento post allenamento, di solito almeno a me viene dopo la doccia, sono delle endorfine che si liberano. È una sensazione bellissima, che fa bene. Beh, personalmente a livello psicologico posso dire una grandissima consapevolezza, quindi del corpo, del proprio corpo, a livello proprio fisico. Quindi conosci te stesso e non è scontato perché io non sapevo neanche di avere le leve lunghe, è una cosa che ti dico spesso questa. Non sapevo di avere quella fisicità, per me ero una palla. Non sapevo di determinate cose che mi riguardano, quindi a livello psicologico io ho fatto anche un riadattamento mentale eh, basato su 30 anni d'abitudine che è andato sostanzialmente ad essere ribaltato dall'attività fisica. Quindi il mio dovermi autoanalizzare, il mio dovermi conoscere a 30 anni è stato comunque un impatto molto forte a livello psicologico e questo è innegabile. A livello fisico penso che sia anche normale, ma siccome stiamo analizzando proprio il fattore psicologico, sì, la conoscenza, saper fare introspezione anche da un punto di vista fisico, saper fare, incetta, saper mettere da parte l'energia per fare una determinata azione, cosa che prima ti capitava e dovevi fare e basta. Ora invece ho iniziato a programmare anche lo sforzo fisico, ho iniziato, a studiare molto bene come funziono, anche perché, come hai potuto constatare tu stesso, ho una soglia del dolore altissima, del tipo io con la capsulite gli dissi "ahia" dopo che chiunque si sarebbe buttato a terra. Però, oltre a quello, oltre al dover spingere, al dover dare, al dover andare avanti, che in realtà è un'abitudine che io ho creato prima di fare palestra.
tipo 40 di febbre, vai a lavorare, non sto bene, tant'è vero che io tutt'oggi, a 35 anni, chiedo ad Adriano, ma è il caso che vengo se sto così, tutt'oggi? Perché? Perché io per 30 anni prima sono stato abituato a macina, devi lavorare, devi spingere, devi creare, devi produrre, ininterrottamente. E anche se vogliamo, e questa è un'abitudine che hanno tantissime persone, che è quella di pensare che il corpo ti menta. Ed è vero, il corpo può essere bugiardo quando lo metti sotto sforzo, ma non sarà mai bugiardo se lo conosci. Il che fa la vera differenza tra guarda, non riesco a fare questo esercizio perché sono stanco, oppure quando è vero che sei stanco, guarda, non riesco a fare questo esercizio perché affondi, per esempio. Ho le ginocchia a terra, non riesco a rialzarmi, me ne vado a terra, cioè letteralmente le mie gambe non reggono il mio peso, non riesco ad alzare il peso che mi cede il braccio. E quello è un cedimento reale. Poi c'è quello psicologico che arriva molto prima, che generalmente si attiva in tutti, penso, anche in te che lo fai da anni. Esatto, perché dipende principalmente dal fatto che non si è abituati a sopportare la fatica. L'allenamento ti insegna principalmente questo, ti porta al fallimento o sull'orlo del fallimento, perché poi tu possa abituarti a questo fallimento per poi fare sempre meglio. Quindi dal punto di vista psicologico io penso che maggiormente abbia portato quello. Poi i dolori me li tengo, la stanchezza me la tengo e incasso e porto a casa, però è comunque, come ho detto anche in contenuti precedenti, è comunque un qualcosa che ho deciso di fare per me. Quindi fa già parte del bilancio, fa già parte del calcolo. L'unica cosa che ho imparato col tempo, anche a livello mentale, è quella di non sentirmi fottere quando non riesco a fare l'esercizio bene, non sentirmi male quando non performo come vorrei, perché semplicemente siamo esseri umani, abbiamo alti e bassi, e finché questo alti e bassi è naturale, è reale e non è dovuto soltanto ad una questione di limitazione imposta dalla mente, va bene, fa parte del gioco. E penso che sia la cosa più importante, almeno per iniziare. Poi magari ce ne saranno altri, sicuramente. Sicuramente ora sto integrando di nuovo un altro lavoro, sto integrando altre tipologie di orari, ma io poi sono full immersion, quindi dissi che mi volevo iniziare a svegliare presto, mi sono trovato un lavoro alle 5:30. Non ci riesci da solo, te lo faccio fare in altra maniera, ma perché io sono stronzo con me stesso. Però, cioè, diciamo che arrivi comunque a capire seriamente. E spesso ti devo tenere per le briglie, dire aspetta, calma. Come funzioni veramente e come amministrare poi alla fine quell'energia che hai durante la giornata, che non è illimitata. Non siamo macchine. Questo lo dedicherei a tantissimi lavoratori in realtà, non tanto chi fa palestra, ma proprio nel mondo del lavoro, soprattutto come mentalità del sud. Lo direi a tante persone. Andiamo avanti? Sì, perché no? Ciao, ricordate che questa serie è nata grazie al vostro intervento e alle domande che avete fatto sia a me che ad Adriano. Se avete altre domande da farci, altre curiosità o semplicemente volete approfondimenti sulle domande già affrontate, non esitate a chiedere, perché potrebbe davvero aiutarvi. Condividete queste domande con qualcuno a cui pensate possa servire e non dimenticate che possiamo e abbiamo la fortuna e la possibilità di coinvolgere altri professionisti, come può essere un nutrizionista oppure uno psicologo. Quindi approfittate di questa possibilità.